Buongiorno, bentornati sul canale Valoroso IT e benvenuto a chi è la prima volta sul canale. Ci occupiamo di computer e elettronica vintage. Mi trovo al Varese Retro Computing 2024 con Davide di Retro Edicola, conosciuto anche come Dr. Fix, è la prima volta sul canale Valoroso IT. Quindi Davide, di che cosa ci vuoi parlare? Che mi sembra una cosa molto interessante. Sì, buongiorno a tutti. Ciao. Presentiamo il Cosmac Elf. Ok. Cosmac Elf, che cos'è stato? È stato una sorta di single board computer realizzato dall'ingegnere Urs Becker e siamo nell'anno 1976. Ah, quindi andiamo un po' indietro nel tempo oggi. Sì, siamo nel 1971, partiamo Ok. da questo anno, dove l'ingegnere Urs Becker ideò il microprocessore 1802. Ci vollero alcuni anni, si arrivò fino al 1974 per realizzarlo e subito dopo realizzato soprattutto per l'industria. Dopodiché, Ok. siccome lui aveva la propensione all'hobby e alla didattica, prese la versione industriale, la semplificò e divenne Cosmac Elf. La serie si chiamava Cosmac e aggiunse la parola Elf per distinguerla da tutte le altre. Quindi noi stiamo parlando di questa scheda qui, giusto? Sì, esatto. È un single board computer dove abbiamo appunto il microprocessore 1802, due banchi di RAM da 256 byte con parole da 4 bit, infatti sommandole abbiamo appunto 4 più 4, abbiamo parole di 8 bit, un'uscita video che venne appunto ideata l'anno seguente, nel 1977, che si chiamava 1861. Ok. Purtroppo non esiste più questo integrato, è difficile da reperire, ma fortunatamente lo si può replicare con questa schedina formata da PLD e della micrologica. Quindi abbiamo microprocessore, RAM, scheda video Sì. Fondamentalmente, e tutti gli altri sono? Sono delle micrologiche di contorno. Ok, che quindi servono per comandare i display. per poter scrivere e leggere Ok. i byte scritti Nella nelle RAM. RAM. Questa è la parte di clock. Ok. Poteva andare quasi fino a 5 MHz, in questo caso sta andando a 1 MHz e mezzo giù di lì. Ok, e questo è E l'alimentatore. questa è la parte di alimentazione. La parte video, proprio l'uscita vera e propria, è formata da questo transistor finale che porta poi al monitor che abbiamo qui di fianco. Ok, quindi questa immagine che noi vediamo è generata proprio da Cosmac Elf. Esatto. Questa parte qui sopra è molto carino da vedere, è il programma che permette di vedere la grafica. Ah, questo è il programma? Sì, perché viene rappresentata tutto il banco di RAM di 256 byte a schermo, quindi vediamo sia il codice sia la grafica. Ho capito, cioè in pratica la scheda video, se possiamo chiamarla così, quindi chip video, ha accesso a tutta la RAM dal byte 0 al 255 Esatto. e li fa scendere qui. Quindi questo potrebbe anche essere un programma in realtà, quello che noi vediamo adesso che è un logo potrebbe essere un programma in teoria. Abbiamo altri esempi che possiamo vedere. Ok, questa è una modifica tua? Sì, questa è la modifica aggiuntiva, Sì. perché purtroppo caricare, non so, 190 byte a mano Ah beh, con le levettine con diventa un po' tutte le complicata. levettine, c'è il rischio anche di sbagliare un singolo bit E tutto il programma. va rifatto. Allora la particolarità è stata quella di abbinare un utente virtuale, e in questo caso un Arduino, dove possiamo selezionare uno dei programmi preinstallati e in questo momento lo carichiamo. Ah, ok. Quindi lui in pratica adesso sta schiacciando come se fosse premendo tutte le levette per Esatto. caricare i programmi. E qui abbiamo ottenuto uno dei giochi, che è quello che cattura il topolino. Il topolino sarebbe questo pixel che si muove e la trappola è formata da questi 4 puntini. Quindi questa RAM qua è il programma, questo che si muove sarà qualche contatore, esatto, posizione. È il contatore che sta muovendo il nostro pixel. Ok. Con questo pulsantone che abbiamo abbinato è quello che ci permette... Allora adesso io vedo, se riesco, posso spostarlo un attimo, mi metto qua. Cioè l'obiettivo è quello che finisca in mezzo. Esatto. Vediamo se riesco. Qua, l'ho fatto o non l'ho fatto? Sì, ho fatto il suono acuto. Ok. Questo sono riuscito. Invece se lo faccio fuori per sbaglio, vediamo cosa succede. Ah, ti mette di là dove c'è l'errore. Ha fatto il punto, sì. Ha fatto punto l'avversario. Il topolino, sì, ha fatto il punto il topolino.
forte. Ne abbiamo anche un altro di esempio, che è il target. In questo caso dobbiamo colpire l'obiettivo. Questa, diciamo, è la nostra pistola, e Ok. questo è il nostro obiettivo da Questo mi colpire. sembra più complicato, che aspetta che provo. Anche perché ci sarà del tempo tra cui sparo. Non so, l'ho beccato, non si capisce. No, No. perché abbiamo il conteggio sul Giusto. Cosmac. Quindi Il 2. numero di tentativi e il numero di volte colpito. Questo è più difficile, lo sapevo che era difficile, non ce la farò mai, vediamo. No, devo andare un po' prima forse. No. Oh, 4 tentativi, 0 riuscite. Si sa che non sono un gamer, quindi questo purtroppo è ciò che accade. E qui invece lo schema? Questo è lo schema originale, appunto quello del 77 completo. Qua abbiamo appunto il La nostro CPU. microprocessore, la CPU, i 2 banchi di RAM, i 2 display che abbiamo visto, quelli Ok. rossi, della micrologica. Questa qui sono ancora delle porte, i famosi 8 bit, i nostri 8 Gli interruttori. interruttori. Sì, questi qua sono dei buffer che permette di interrompere la lettura degli interruttori, perché in Sì, perché esecuzione ovviamente il processore è uno solo, quindi o sta a leggere la RAM o va a leggere gli interruttori. In funzione della necessità andrà a abilitare quindi la lettura di quello. quando il programma viene eseguito, questi vengono esclusi in modo Ok. tale che può andare a leggere Direttamente il dalla programma RAM. dalla RAM. Ok. Di qua abbiamo gli altri interruttori che sono un po' qui nascosti nello schema della micrologica. Sono quelli che vediamo qua. Sì, comando di carica, questo è il comando di carica, il comando per bloccare la scrittura nelle RAM e il comando di esecuzione, e il pulsante di inserzione. Quindi tu selezioni qua il byte, fai inserisci. Sì, possiamo anche fare una prova. Sì. E run, se io adesso lo schiaccio, si spegne? ferma. Aspetta che proviamo. Tac. Si è spento, in effetti. Ma se lo faccio... Riparte. Oh, ok. È giusto, perché se smette di funzionare il programma, poi non viene generato nulla, nemmeno a video. Nulla, si ferma, semplicemente si ferma. Vogliamo provare a inserire quindi un byte? Mi fai vedere Sì, come si fa? Certo. Allora, escludiamo l'Arduino. Ok. A questo punto fermiamo l'esecuzione. Quindi in pratica adesso la memoria è vuota. È vuota, tutta a zero. Va su load per caricare. Su loda. In questo momento inseriamo FF. Ok, lo vediamo qua, giusto? Proviamo a scalare un bit alla volta. Ok, quindi siamo partiti da FF, poi di volta in volta abbiamo tolto un bit, partendo da quello più pesante a quello più leggero, e abbiamo quindi inserito all'interno 8 byte adesso. Esatto. Quindi andiamo a proteggere la RAM, quindi Ok. Memory Protect, azzeriamo il contatore e a questo punto, se andiamo a rileggere, rivediamo. Li vediamo tutti in sequenza. Ma li possiamo vedere anche sul monitor? No, perché No. in questo caso non c'è ancora il programma che ti farebbe vedere. Giusto, ci servirebbe un programma che dalla RAM manda al monitor. Andrebbe però aggiunto dopo il programma, Andrebbe aggiunto, certo. perché diventerebbe quasi come grafica. E ovviamente in questo momento faremmo il run, però Non si sa vediamo neanche niente. che cosa fa come No, programma. sono questo. comandi vuoti, Sono senza comandi un po' senso. casi. Allora, aggiungiamo un'ultima particolarità della famiglia Wasbaker. Quando ha terminato di sviluppare questo kit per hobbisti, il Cosmac Elf, subito dopo partì il progetto dello Studio 2, partendo sempre sulla stessa architettura del Cosmac Elf. Era proprio una console di videogiochi. Però chi poteva scrivere questi videogiochi? Non c'era ancora una professione. Non esisteva? Non esisteva, e provò con sua figlia, che era una ragazzina di 16 anni, a provare a fargli scrivere qualche codice per questa console, e la cosa funzionò, tant'è vero che poi a RCA piacquero questi progetti e venne anche pagata $290
e divenne la prima game designer al mondo. Vabbè, è una curiosità interessante. Sì. Grazie mille. Di nuovo, grazie a voi. Grazie. Per chi è interessato ai retrocomputer e elettronica vintage, iscrivetevi al canale, attivate la campanella delle notifiche e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ciao.